Ringrazio Enrico e ringrazio la società per l'invito che è sempre molto gradito. È la terza volta che partecipo a questi incontri e mi sento un po' a casa, quindi vi saluto tutti. Adesso io dovrò lanciare delle slide che servono prevalentemente a me per ricordarmi un po' le cose che avevo pensato di raccontare stasera e quindi poi sostanzialmente ci rivedremo quando avrò finito la mia presentazione che durerà una ventina di minuti, forse qualche minuto in più, e poi lasceremo spazio al dibattito, alle domande, alla discussione, alle cose che ci vogliamo raccontare. Allora, io ho modificato un pochino il titolo e nella mia relazione ho pensato di parlarvi sostanzialmente di tre cose, o perlomeno di affrontare, diciamo, tre problemi, che sono tre domande, se volete. La prima, se l'alopecia areata è in qualche modo in una relazione di causa con aspetti psicologici dell'individuo. La seconda, e questa è ovviamente una domanda scontata, visto che siamo qui a parlarne, se provoca sofferenza psichica, perché? Quale tipo di sofferenza? E la terza, che è forse la cosa che ci interessa più da vicino, come si cura la sofferenza psichica legata a questo disturbo. Va da sé che sui tre aspetti io andrò abbastanza rapidamente, diciamo c'è moltissimo interesse, quindi c'è anche tanta letteratura scientifica, tanta produzione letteraria su questi aspetti. Ho cercato di sintetizzare le cose che a mio parere, se volete un po' arbitrariamente, mi sembravano le cose più interessanti. Faccio un passo indietro perché per lungo tempo l'alopecia areata è stata considerata una malattia psicosomatica. I disturbi psicosomatici, come dire, hanno sempre un po' una lire negativa, come se, diciamo, la persona che ne soffre fosse in qualche modo responsabile dell'origine degli stessi disturbi. Un disturbo psicosomatico sostanzialmente è qualche cosa che trova espressione nell'organismo, nel soma, partendo da una sofferenza psicologica che può essere più o meno consapevole e che proprio quando non consapevole in qualche modo viene espressa dall'organismo. Disturbi psicosomatici ce ne sono tantissimi, direi che sono condizioni che vanno quasi al limite tra patologia e fisiologia. Chiunque di noi probabilmente ha sofferto di qualche forma psicosomatica. A lungo si è creduto che l'alopecia areata rientrasse, diciamo, a buon titolo nell'ambito di questi disturbi. Quando poi si è invece osservato e si è scoperta la genesi autoimmunitaria della patologia, il discorso di una genesi psicosomatica è stato giustamente abbandonato. Sulla causalità autoimmunitaria al momento non abbiamo nessun dubbio e quindi questo ha escluso, diciamo, l'inquadramento dell'alopecia areata come patologia psicosomatica. Quello che era stato escluso, diciamo, che era uscito dalla porta, però un po' più recentemente è rientrato dalla finestra, per direi almeno due ordini di ragioni, perché diciamo negli ultimi 30 anni, 35 anni, le connessioni tra il sistema immunitario di ogni individuo e la sua psiche sono state abbondantemente messe in evidenza e qualche volta, diciamo, c'è anche chi ha considerato come il sistema immunitario sia un po' il braccio armato di una psiche sofferente. Non abbiamo al momento tantissime conoscenze sui meccanismi patogenetici con i quali una condizione morbosa di tipo
di tipo ansioso, per esempio, può tradursi in una patologia somatica, ma esistono abbastanza evidenze. Il secondo elemento è stato che, diciamo, facendo delle analisi statistiche su numeri altissimi di pazienti, si è trovato che alcuni tratti di personalità, per esempio il fatto di essere persone un po' più ansiose, per esempio avere qualche tratto di, diciamo, un po' più accentuato di nevroticismo, in qualche modo era riscontrato un po' più frequentemente nelle persone che soffrivano del disturbo. È chiaro che tutti questi aspetti vanno presi molto molto attentamente, perché è probabile che abbiano, e lo diremo poi dopo in maniera un po' più dettagliata, una buona base genetica, ed è possibile che la base genetica sia condivisa anche con l'attività del sistema immunitario. Da questo punto di vista, quindi, diciamo, non è soltanto la genetica che evidentemente ci può interessare, ma è anche la relazione con l'ambiente, perché se c'è qualche cosa che interessa la nostra psiche in maniera da creare una condizione stressante, è evidente che questo qualcosa viene dall'ambiente esterno. E quindi le cause, diciamo, di una possibile condizione favorente dell'individuo per diciamo, incontrare una patologia di questo tipo sono sostanzialmente state individuate in due ordini di fattori. Uno genericamente definito come stress e l'altro rispetto ai tratti di personalità. Quando si parla di tratti di personalità, e questa però è la prima cosa importante che ci dobbiamo dire, parliamo di personalità normali. Usualmente parliamo di personalità normali, cioè le persone che hanno qualche tratto, non so, di maggiore evidenza dell'ansia, non sono persone che hanno poi una patologia ansiosa, sono semplicemente aspetti di personalità, aspetti caratteristici. E lo stress cos'è? Beh, lo stress è una parola usata e abusata, probabilmente se ci interrogassimo tutti noi per definire se siamo stressati oppure no, potremmo facilmente dire tutti che siamo stressati. Cos'è lo stress in psicologia? È una condizione sindromica, quindi sono una serie di sintomi, di segni, di aspetti emozionali che fanno sì che l'individuo si adatti a una stimolazione che può essere o negativa o eccessiva da parte dell'ambiente. Lo stress ovviamente negli ultimi 50-60 anni è stato abbondantemente studiato in psicologia e non è ritenuto automaticamente un fattore negativo. Per esempio, una dose moderata di stress può essere considerata un fattore positivo di stimolo dell'individuo. Qui parliamo evidentemente di condizioni stressanti eccessive, di cui però non abbiamo chiaramente l'idea di come si traducano poi in fattori patogenetici del disturbo dermatologico. Per cui, diciamo, passando un attimo oltre, ci rimane un po' un grande dubbio sulla possibilità che, diciamo, dei fattori di tipo personologico o stressante possano essere considerati quali fattori favorenti o precipitanti la genesi del disturbo. Quando parliamo di alopecia areata parliamo di un disturbo che è eminentemente nella sofferenza psicologica, diciamo, che ha nella sofferenza psicologica il suo aspetto più devastante. È un disturbo che dal punto di vista medico può essere considerato francamente un disturbo a prognosi benigna, se non proprio per gli aspetti psicologici che invece, come dire, ne rappresentano una gravità ben maggiore. E questo perché? Beh, diciamo è abbastanza facile capirlo, perché la presenza dei capelli e degli annessi cutanei in qualche modo è un elemento che identifica l'individuo e quindi l'individuo attraverso la presenza dei propri capelli
intanto si riconosce e si fa conoscere, si fa apprezzare o si fa anche criticare dalle altre persone, ma rappresenta, diciamo, un elemento, un veicolo fondamentale di relazione con gli altri individui. Basti pensare qual è l'importanza, per esempio, anche di tutta l'industria cosmetica che si occupa di questa parte dell'individuo. Quindi sostanzialmente parliamo di due aspetti fondamentali che vengono a essere intaccati nella persona con alopecia areata. Intanto un problema dell'identità, perché in qualche modo l'identità dell'individuo si sposa con l'immagine dell'individuo, ma non con l'immagine, non solo perlomeno con l'immagine che gli altri hanno di noi, con l'immagine che noi stessi abbiamo di noi quando ci guardiamo allo specchio, l'immagine che ci portiamo dietro da quando siamo nati, da quando abbiamo cominciato a conoscerci e che rappresenta, diciamo, un elemento fondamentale di identità e di possesso della nostra stessa identità. E poi l'altro aspetto importante, evidentemente, è che parliamo di un danno alla razionalità con gli altri individui. E quindi, diciamo, l'interferenza di questo disturbo con la vita personale, col benessere, con la possibilità di socializzazione è estremamente pesante, viene vissuta con, diciamo, l'idea di poter dare una cattiva immagine di sé e da questo ovviamente conseguono, come dire, timori di derisioni, timori di rifiuto, insicurezza, difficoltà nell'incontro con gli altri individui. Parlo di cose che probabilmente alcune delle persone che sono presenti e che mi stanno ascoltando hanno certamente provato sulla loro pelle e che quindi, diciamo, sono in qualche modo, come dire, conosciute e dolorosamente scontate. E quindi, diciamo, ci sono dei vissuti emotivi, delle emozioni connesse alla perdita dei capelli che comprendono spesso l'imbarazzo, la vergogna, la perdita di autostima. In questa diapositiva forse avrei dovuto anche aggiungere la rabbia, che è un sentimento frequentemente connesso alla perdita dei capelli e che ha una genesi importante. La rabbia fa parte di una delle emozioni più importanti della nostra sfera psichica ed è un veicolo importante di malessere, di espressione anche della nostra sofferenza. Le cose che io vi racconto in maniera abbastanza discorsiva e che probabilmente costituiscono anche il vissuto di alcuni di noi stasera, poi ovviamente sono state studiate abbondantemente a livello epidemiologico, a livello clinico, a livello scientifico. Di questa slide di qualche anno fa vi pregherei di considerare soprattutto il secondo aspetto, il quale ci dice che la depressione, l'aumento dell'ansia, i disturbi d'ansia, la fobia sociale, il disturbo post-traumatico da stress e non ultimo pensieri suicidi, desideri suicidi, fanno parte almeno in qualche momento delle reazioni emotive della persona sofferente. Vi chiederete cos'è la fobia sociale? La fobia sociale è una cosa molto molto semplice, è il fatto sostanzialmente di ritirarsi dai rapporti sociali, dai rapporti relazionali, dalle amicizie, dalle relazioni sentimentali per timore di essere mal giudicati e quindi le persone che hanno questo tipo di disturbo che può avere, diciamo, caratteristiche di estrema gravità, sostanzialmente tendono a ritirarsi dalla vita sociale e spesso conducono una vita solitaria, spesso chiusi in casa, di sofferenza, evitando di incontrare le altre persone. Questa è la diapositiva di cui vi stavo parlando prima, e cioè il fatto che questa collega nel 2015 ha fatto uno studio anche molto ampio, ritrovando alcuni aspetti di sofferenza che potevano essere sofferenza generalizzata.
La diapositiva successiva ci ricorda invece quanto è colpita la qualità della vita. La qualità della vita è un parametro che può essere studiato anche diciamo con degli elementi di valutazione specifici, soprattutto di tipo psicometrico, e di nuovo la osservazione è un po' la stessa: la depressione, l'ansia, pensieri contro di sé ricorrono abbastanza frequentemente. Una questione che si è sempre cercato di affrontare è quali sono le reazioni emotive della persona che si scontra a un certo momento della sua vita con una problematica di questo tipo, e le possiamo dividere le reazioni emotive in due momenti. E intanto il momento in cui insorge la patologia e quindi in cui comincia la perdita dei capelli, che spesso ha delle caratteristiche improvvise, che spesso è molto brusca, e quindi parliamo di una reazione emotiva in acuto. E poi quello che succede quando invece la patologia magari non si risolve e quindi la persona, diciamo, utilizza le sue capacità anche emotive per adattarsi alla situazione che si è verificata. In cronico vuol dire questo: quando il problema, diciamo, non si risolve. Al momento dell'insorgenza della patologia, le reazioni emotive sono abbastanza comuni. Intanto c'è una reazione di shock, cioè di sorpresa, di disorganizzazione della vita. Ci sono aspetti di rabbia, che erano quelli che vi dicevo prima, ma anche di disperazione, di incredulità. Si possono mostrare, diciamo, sentimenti di odio. I sentimenti di odio possono andare, diciamo, possono essere rivolti verso se stessi, possono essere rivolti verso i familiari, in qualche modo ritenuti responsabili dell'origine del problema. Ovviamente ci possono essere delle reazioni emotive anche abbastanza normali. Una sintomatologia psichica comune è l'ansia, l'insonnia, le crisi di pianto. La persona può avere una caduta degli interessi e delle normali attività nella vita e può vivere un senso di ingiustizia, la voglia di ritornare a prima che succedesse tutto, e l'impossibilità e la rabbia di poterlo fare, di non poterlo fare. Nel periodo successivo, quando si supera il primo momento di difficoltà, quali sono le manifestazioni psicopatologiche più frequenti? Diciamo certamente i disturbi d'ansia, i disturbi dell'adattamento. I disturbi dell'adattamento sono tutti quei problemi emotivi, tutta la condizione sintomatologica psichica che in qualche modo riconosce una causa nella vita di tutti i giorni. La fobia è sostanzialmente una paura di diciamo, trovarsi in una situazione svantaggiosa, critica, problematica, per cui, diciamo, le persone che soffrono di fobia, e nel nostro caso parliamo soprattutto di una fobia sociale, tendono a ritirarsi per non trovarsi nella stessa condizione di difficoltà. E poi modificazioni personologiche, perché il fatto di affrontare, diciamo, per lungo tempo una situazione di stress, di difficoltà, di insicurezza, tende poi a modificare anche il carattere degli individui, a renderli più fragili, emotivamente più esposti alla sofferenza psicologica, alle critiche e quindi, come dire, al desiderio di evitare tutte le condizioni di difficoltà. Succede una cosa specifica nel nostro campo, che è un problema che un po' viene condiviso con altri disturbi in campo medico, e cioè il fatto che ovviamente, come diciamo sempre succede, la persona sofferente cerca di risolvere il problema, cerca di guarire, di affrontare terapie magari anche faticose, in un continuo alternarsi di speranze e delusioni. E ovviamente ogni volta che c'è una recidiva, la delusione e la sofferenza è più cocente.
noi uomini e noi donne siamo abbastanza in grado di superare un problema che avviene nella nostra vita quando è un problema che inizia, che finisce, che si conclude e che quindi ci lascia tempo e spazio per poterlo elaborare a livello emotivo. Un problema che invece si ripresenta costantemente, con frequenza, con questo andirivieni di giorni positivi e giorni negativi, è un problema molto più difficile da elaborare, quasi impossibile, perché il trauma è sempre un trauma rinnovato che impedisce quel processo di cicatrizzazione emotiva che invece in altre situazioni sarebbe assolutamente auspicabile. E poi c'è un altro aspetto fondamentale, che se la genesi dell'alopecia, la comparsa dell'alopecia areata interferisce con la sicurezza dell'individuo, con la sicurezza nell'incontrare le altre persone, interferisce anche per un'altra cosa, che è un po' un colpo al nostro progetto di vita. Ognuno di noi ha in testa in questo momento, sempre nella sua vita, un progetto che lo riguarda, delle aspettative future, delle cose che vorrebbe fare e questo aspetto è un po', come dire, il sostegno poi di tutta la nostra vita, è quello che vogliamo fare, è quello diciamo che ci interessa. In qualche modo l'alopecia arriva a modificare o direttamente o passando attraverso queste situazioni di maggiore insicurezza proprio il progetto di vita, per cui la persona sofferente fa i conti col fatto di dover modificare, rielaborare, cambiare aspetti progettuali della propria vita su cui magari aveva investito emotivamente tantissimo. Allora, diciamo, vado rapidamente a concludere. Ho raccontato tutta una serie di aspetti negativi. C'è anche qualche aspetto positivo su cui possiamo contare e questi aspetti rientrano, diciamo, in un grande capitolo della psicologia che è la resilienza. È qualche cosa che conosciamo in maniera imperfetta e che possiamo misurare in maniera imperfetta. La resilienza è sostanzialmente la capacità che tutti gli individui hanno in maniera maggiore o in maniera minore, a seconda del trauma, delle circostanze, di potersi adattare alle condizioni avverse, di poterle sormontare, qualche volta di crescere attraverso, diciamo, attraverso le esperienze negative. È qualcosa che siamo in grado di fare tutti, poco o tanto. Ovviamente ci sono delle differenze specifiche tra persone e persone e tra situazione e situazione. Arrivo brevemente all'ultimo punto della mia trattazione e allora che cosa si può fare? Abbiamo parlato di un problema certamente con degli aspetti preponderanti di tipo emotivo e quindi le risposte sono fondamentalmente di tipo emotivo, che possono essere, diciamo, sia risposte tecniche, quindi il sostegno psicologico, la psicoterapia, qualche volta la farmacoterapia, qualche volta sono anche risposte invece semplicemente legate alle relazioni tra le persone, per esempio una condivisione del problema, che è un grande aiuto emotivo in questo e in tanti altri problemi sanitari, la corretta informazione e quindi il fatto, come dire, di ricevere informazioni che da un lato, diciamo, forniscono ragionevoli speranze e d'altro canto, come dire, non mettono di fronte l'individuo a diciamo ipotesi di miglioramento o di intervento che diciamo sono poco sostenibili o poco credibili. Dal punto di vista poi generale non dobbiamo dimenticarci del fatto che una persona sofferente comunque è inserita in un ambiente, in una famiglia e che quindi anche le persone che costituiscono l'ambiente dell'individuo e le loro relazioni vanno certamente prese in considerazione. Ho definito questo aspetto con il breve aforisma aiutare chi aiuta. I familiari sono spesso coinvolti,
hanno anche a loro volta reazioni emotive le più diverse, che possono andare dal dolore alla rabbia, al senso di colpa, alla speranza, come dire, diciamo che possono essere anche emozioni condivise con la persona sofferente, e anche per i familiari possiamo immaginare sostanzialmente gli stessi tipi di strumenti che vanno dal sostegno psicologico all'informazione e alla condivisione. Nelle due precedenti occasioni avevo messo un'ultima slide sull'uso della parrucca. Qualcuno me l'aveva chiesto, chiedendomi sostanzialmente se è bene o non è bene utilizzare la parrucca. Rispondo adesso a quello che avevo risposto già nelle altre occasioni, che va, ogni scelta va fortemente individualizzata. Può essere una scelta utile e corretta per qualcuno, può non esserla per altre persone, e in certi momenti non è uno strumento che genericamente sia utile. Per tante persone consente però di riuscire a superare almeno parzialmente alcune difficoltà della patologia, e quindi può essere certamente valutato come uno strumento utile. E con questo mi fermo e vi ringrazio dell'attenzione. Allora, il problema delle persone direttamente affette da alopecia, uno dei grossi problemi che in tutti questi anni ho potuto verificare, nel momento in cui una bimba, un ragazzino così, ha questo grosso problema, il primo problema è anche dei genitori. Come rapportarsi? Perché fondamentalmente all'inizio non si vuole neanche riconoscere questa patologia, si ha il rifiuto, e forse questa situazione viene anche percepita dalla persona stessa. Un'altra cosa che volevo dirti è che poi magari direi te, il problema della perdita dei capelli riguarda chiaramente da 1 anno a 90 anni. Io, come dico spesso, ho fatto fino a poco tempo fa il medico famiglia e seguivo una donna anziana in una casa di riposo che ha passato le pene dell'inferno. Una volta sono andata a visitarla e piangeva e non capivo il motivo. Beh, lei che aveva una folta chioma di capelli mi ha detto: guarda dottor, ma lo sa che sto perdendo i capelli. Racconto questo aneddoto per dire l'importanza di questo. E mi fermo in attesa delle domande. Dico, l'aspetto, il supporto psicologico, ma un aspetto che mi si chiede spesso, farmacologico, se e come, c'è la possibilità? Ecco, iniziamo magari il dibattito così. Ma mi ricollego a quello che diceva Enrico, perché è probabile che si sia un po' capito dalla mia relazione come gli aspetti psicologici possono variare molto da persona a persona e da momento a momento. E ovviamente gli strumenti clinici che possono essere utilizzati ovviamente differiscono a seconda delle condizioni. Abbiamo probabilmente intravisto situazioni dove la persona affronta il problema senza, poi evidenziare una sintomatologia clinicamente evidente, a situazioni dove invece, la situazione di sofferenza sfugge di mano, diventa di gravità notevole, e quindi bisogna intervenire con gli strumenti clinici che sono gli strumenti clinici tradizionali. In qualche momento, per esempio per tutte le condizioni di depressione, possono essere utili i farmaci. Il sostegno psicologico, la condivisione mi sembrano, come dire, gli strumenti fondamentali. Se dovessi, immaginare qualche cosa che va bene per tutti, un consiglio che potrebbe
essere utile per tutti, probabilmente questo consiglio sarebbe quello di non rimanere chiusi dentro la propria patologia, ma cercare invece di condividerla, perché la condivisione consente intanto di trovare diciamo altre persone, magari di avere suggerimenti, strategie, ma è proprio la condivisione emotiva del problema che ci aiuta. Gli uomini e le donne sono fatti così, siamo fatti per condividere anche le nostre emozioni e da questo, diciamo, abbiamo automaticamente un canale d'aiuto. Le reazioni emotive dei familiari poi non sono di entità e spesso anche di tipologia molto diversa da quelle della persona sofferente, perché riconoscono canali clinici emotivi che poi sono i canali, diciamo, dell'espressione della sofferenza umana, e ovviamente vanno considerate anche un po', diciamo, nello specifico ambito delle relazioni tra le persone, perché spesso questa patologia rappresenta una cartina a tornasole anche delle relazioni precedenti in ambito familiare, di come si erano strutturate, e da questo punto di vista, diciamo, il lavoro psicologico, magari il lavoro di condivisione, può essere, diciamo, estremamente utile. Ecco, la prima domanda, una delle tante domande già. La domanda è: nel caso di scelta terapeutica farmacologica, cosa scegliere, ansiolitici o antidepressivi? Beh, in questo, diciamo, per fortuna è una risposta abbastanza semplice, nel senso che dipende dal tipo di patologia, nel senso che se c'è una condizione depressiva andranno ovviamente prescritti degli antidepressivi, se c'è una condizione d'ansia, un disturbo dell'adattamento ansioso, ovviamente degli ansiolitici. Faccio un passettino avanti perché qui le cose si complicano un po' di più, nel senso che anche il trattamento di disturbi d'ansia riconosce sostanzialmente due strategie importantissime, perché quando si tratta di affrontare la reazione ansiosa, quindi una condizione emozionale che si ritiene possa durare da qualche giorno a qualche settimana e poi rientrare nell'ambito della fisiologia, della normalità, possono essere utilizzati anche degli ansiolitici, anche dei farmaci molto comuni della categoria degli ansiolitici, che però hanno un'efficacia ridotta. Quando invece parliamo di disturbi d'ansia più stabilizzati, che quindi non durano nel breve periodo, che possono, come dire, inficiare la vita della persona, quando questi disturbi d'ansia diventano poi delle fobie, allora ci vuole un'altra strategia, che non è quella dell'intervento breve estemporaneo, ma dell'intervento curativo, che spesso può durare, diciamo, anche diversi mesi di trattamento. Ecco, sì, difatti questa è una delle domande più gettonate, più frequenti, appunto, ansiolitici o antidepressivi, eccetera. Un'altra cosa che io volevo sottolineare, che capita spesso, sempre rimanendo nell'ambito dell'infanzia, diciamo, no? È utile che i genitori facciano presente, non so se il bambino, la bambina, il fanciullo, la fanciulla, la scuola che frequentano, farne anche diciamo così, un momento di condivisione con gli altri, oppure fare magari, non so, un percorso diverso, perché può anche capitare che magari sempre improvvisamente il bambino, la bimba venga colpita da questo tsunami, e per cui anche siamo sempre nell'ambito dei genitori, non riescono, delle domande che fanno, dice come ci dobbiamo comportare, non so, è una cosa che possiamo, come dire, allargare il cerchio per far conoscere questa situazione, oppure cercare di tamponare e chiuderci. Questa è una delle cose che non è facile rispondere, ecco. Ecco. Hai ragione Enrico, non è facile rispondere perché direi varia molto da persona a persona, da situazione a situazione. Diamo per scontato di trovare in ambito scolastico sufficiente attenzione sia da parte del corpo insegnante sia da parte ovviamente dei compagni o delle compagne di scuola. La mia impressione è che, trattandosi di una condizione emotiva molto delicata,
gli interventi brutali, quindi diciamo vadano assolutamente proscritti, per cui come dire comunicare diciamo senza filtri, senza attenzione per il bambino l'insorgenza del problema, questo non mi sembra la scelta migliore. Cercare gradualmente di condividerlo, magari prima con gli insegnanti, questo invece credo che potrebbe essere una cosa utile, ma è chiaro che va molto collegata la risposta poi a come si sente il bambino, quali sono i suoi vissuti, il senso di vergogna, la voglia di fuggire al problema e anche altre cose. Mi sono dimenticato, non so se posso fare un passo indietro alla domanda precedente. Sì. Di dire una cosa importante, che quando parliamo di farmaci attivi sul sistema nervoso, per esempio gli ansiolitici e per esempio gli antidepressivi, parliamo di categorie che sono abbondantemente superate. Per esempio quelli che noi definiamo abitualmente come antidepressivi sono i farmaci di scelta nel trattamento dell'ansia. E quindi diciamo è un po' restrittiva la descrizione, la definizione della categoria farmacologica, perché in qualche modo ci dà qualche idea un po' fuorviante. Un'altra domanda, che anche se personale, ma può praticamente riguardare tanti. Mio figlio ha l'alopecia universale da 10 anni, non ha fatto trasparire nulla. Mi devo preoccupare, inteso, dice, quando c'è il soggetto direttamente interessato che apparentemente non fa trasparire nulla. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è questa sofferenza interiore, metabolizza il problema meglio di noi, oppure? Oppure potrebbe essere proprio così. Accennavo prima a quel discorso della resilienza, ovviamente diciamo si può anche pensare che un bambino, un ragazzino abbia, come dire, degli elementi di forza interiore tali da poter superare il problema o da non porselo in una maniera drammatica. Questa è diciamo, la massima speranza. Sarei portato però, come dire, a chiedermi qualche cosa di più, cioè se in qualche modo quello che viene evitato non è tanto affrontare il problema quanto le emozioni ad esse connesso, e che quindi forse questo bambino, chissà, forse potrebbe esprimere la sua sofferenza magari un pochino più avanti, quando, non so, in età adolescenziale alcuni aspetti saltano fuori in maniera un po' più conflittuale per tutti. L'aspetto psicologico ha una durata, nel senso, come noi le terapie, nel senso, dal punto di vista farmacologico, la terapia sappiamo che perché possa funzionare dobbiamo aspettare un tot di tempo. Nell'aspetto, nelle situazioni psicologiche, quanto possiamo aspettare e valutare se il supporto psicologico può funzionare? Certamente può essere banale, dice, a secondo come sta la persona, però come ci si deve comportare? Allora guarda Enrico, l'ordine di misura, che è di qualche settimana per l'efficacia del trattamento farmacologico, diventa di qualche mese invece per il trattamento psicologico, che però diciamo è certamente più lento, ma dà alla persona strumenti maggiori, quindi da un certo punto di vista è vantaggioso. Nessuno vieta di utilizzare i due strumenti in associazione. Nel campo dell'alopecia la grossa difficoltà è quella che però accennavo prima, cioè il fatto che le persone si trovano spesso di fronte a una condizione traumatica che si ripresenta e che quindi poi sostanzialmente non consente l'elaborazione. Dico una cosa molto banale, come potrebbe essere quella del lutto, di perdita di una persona cara, magari cosa dolorosissima, però pian piano l'individuo normale lo supera. In questo caso la difficoltà di confrontarsi con un problema che si ripresenta dopo qualche settimana, dopo qualche mese, dopo i giorni di speranza, è un po' quello che rende difficile poi l'elaborazione del trauma stesso.
Certo, qua c'è un ringraziamento, voglio ringraziare il dottor Nube per la sua chiarezza e la professionalità nell'esposizione della sua lezione, che trovo molto utile, interessante e calzante nella mia sofferenza di alopecia. Quindi in pratica hai risposto a qualche nostra adesso persona che ti sta seguendo obiettivamente. Sono io che ringrazio la persona che ha scritto. Quindi questo è un po'. Io non so se ci sono altre domande che possiamo fare al dottor Nuvoli, perché insomma l'aspetto psicologico lo ritengo importantissimo, ecco, quindi abbiamo questa opportunità di averlo a nostra disposizione e quindi dicevo che avendo a disposizione il dottor Nuvoli, se c'è qualche altra domanda, sempre per quanto riguarda l'aspetto psicologico, abbiamo l'opportunità di farla e siamo lieti di sentire la propria risposta. Ecco. Altrimenti io direi, prima di passare di passare la parola al nostro presidente, di ricordarvi che a febbraio, ecco un'altra, per la mia esperienza personale ritengo che il sostegno psicologico sia stato fondamentale. Ringrazio di nuovo il dottor Nuvoli. Certo, quello che dicevamo prima, che direi che forse l'aspetto, diciamo, terapeutico e psicologico non so come, quando deve iniziare, ma c'è un momento in cui devono andare parallelamente, credo, ecco. Credo che possa essere questo un po' un messaggio importante. Dicevo che prima di dare di nuovo la parola per il saluto al Presidente, vorrei ricordarvi che a febbraio, verso la fine di febbraio, faremo un'ulteriore videoconferenza, sperando che i problemi tecnici dell'inizio siano superati, e avremo come nostra ospite la dottoressa Paola Nappa dell'Università di Napoli, grande esperta di alopecia e nostra collaboratrice, che ci parlerà su ulteriori prospettive di innovazione terapeutica, diciamo. Quindi io ringrazio di nuovo il dottor Nuvoli e passerei la parola all'amico Gian per fare i saluti. Ecco. Vi ringrazio. Buonasera, innanzitutto ringrazio il dottor Nuvoli, che come al solito è stato esauriente e chiarissimo. È stato a mio parere veramente interessante questo incontro. Ci proponiamo con la dottoressa di fare altri incontri. Vi rinnovo l'invito a partecipare, a stare con noi e se volete ad associarvi, perché abbiamo dei grossi progetti. Vogliamo far riconoscere la malattia, ma lo ripeto fino allo sfinimento, dobbiamo essere tanti, perché altrimenti non abbiamo voce. Grazie ancora, buona serata e buon fine settimana. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.